ragazzi, sono Suki. Io sono Fatima E oggi parliamo di sudorazione. Abbiamo appena fatto un video che sull'alito cattivo. Esatto. La sudorazione da cosa è dovuta? La appunto, sudorazione è dovuta da diversi fattori, sì, tra cui lo squilibrio di ormoni, di cui esatto, abbiamo parlato nei precedenti video, che sia il sutismo che è causato da squilibrio di ormoni, sì, l'alito cattivo può essere causato da diversi fattori, come ho fatto vedere nell'altro video, e anche la sudorazione può avvenire a causa di diversi fattori, tra cui i primi sono proprio gli ormoni. esatto. Abbiamo un'altra gemma, esatto. Il tema di oggi, di questo che è video, la salvia. Allora, la salvia è molto utilizzata in cucina, per esempio se fate la pasta, pasta al burro e salvia. Ecco, però è molto importante averla anche come tisana, soprattutto per esempio per le donne in menopausa, per chi perché si sa che esatto, per esempio si sa che è in menopausa oppure che ha un ciclo irregolare. La salvia aiuta moltissimo sia a regolare gli ormoni sia a diminuire appunto questo problema di sudorazione. Quindi la salvia va a lavorare sugli ormoni. Sì, tantissimo. E io appunto dicevo che avevo spesso questo problema di sudorazione, soprattutto di notte. Io mi alzavo di notte che avevo la maglietta letteralmente tra poco acqua. Esatto. E da quando ho cominciato a prendere la salvia, ragazzi, cioè, vi giuro, da quando ho cominciato a prendere la salvia non sudavo più. Veramente ho provato di tutto, ho provato tutti i deodoranti possibili, eccetera. E veramente non aiutano, e quindi la mamma mi fa, sempre la mamma magica, mi fa, ma scusami, usa la salvia, perché per esempio so che nei paesi arabi la usano tantissimo come appunto tisana, e veramente mi ha cambiato la vita, veramente mi ha cambiato la vita. Poi soprattutto io la bevo prima di dormire, ok? Sì. E mi aiuta tantissimo anche a digerire, a rilassarmi e tutto, e aiuta nella memoria. Io ero arrivata veramente che mi dimenticavo tutto perché ho questo problema di memoria, e prendendo la salvia e il rosmarino loro aiutano tantissimo con la memoria, e quindi aiuta a contrastare anche l'Alzheimer. Non bisogna dimenticarlo. Sì. E quindi veramente è una spezia magica, ok, che consiglio a tutti di usare. Ovviamente se avete una ipertensione lo sconsiglio, perché non è molto controindicata in realtà, però se avete un'ipertensione, se prendete dei medicinali per la pressione arteriosa, esatto, sarebbe meglio non usarlo, però esatto, ecco, consigliatissima. Esatto, dopo vi facciamo vedere il procedimento, che comunque è semplice, si mette la salvia. Se volete bollirla in acqua fatelo, ma io sono un po' pigra quindi non lo faccio. Io semplicemente prendo l'acqua e lo metto nel bollitore, faccio bollire l'acqua, ok, finché non diventa caldissima, perché sennò non fa uscire le sue proprietà. Prendo una tazza, ci metto la salvia oppure un rametto di rosmarino. Io metto 3 foglie letteralmente di salvia. Io sinceramente non metto il miele, perché non mi piacciono le tisane dolci. Diciamo che se trovate il sapore troppo forte per voi, usate il miele. In realtà non è così tanto forte. Se non è forte, bevetelo così, fa bene. Sì. E questo per la sudorazione lei l'ha provato veramente. E funziona. Io non l'ho provato, quindi non dico niente. Io ho parlato solo dei principi attivi. Io ho visto il risultato in lei, sì, io che sono sua sorella, che vivo con lei eccetera, ho visto il risultato in lei, che non suda più come prima, anche perché la sudorazione ha diversi livelli, e altre volte c'è chi suda senza odore cattivo, c'è chi suda con odore cattivo, e quindi io ho visto veramente una grande differenza in lei dopo che poi io ho la tiroide che si squilibra come cavolo vuole ogni tanto com'è, e quindi questo mi ha aiutato moltissimo. Sì. Poi è importante anche qui, come vi ho detto nel precedente video, la costanza. La fitoterapia richiede costanza. Solo che io per la salvia consiglio di usarla un mese, fermarsi per 15 giorni e poi riprendere di nuovo per 3 mesi. Questo è il mio consiglio. Sì, per 3 mesi. Per 3 mesi. Okay. E quindi sì, ecco, solo che appunto dopo un mese fermatevi 15 giorni, poi riprendete, poi il secondo mese fermatevi 15 giorni, poi riprendete, e poi basta, poi aspettate un altro po', che ne so, 2-3 mesi, e riprendetela di nuovo. Esatto. Però so anche gente che la prende veramente tutto l'anno.
ovviamente gente araba. Esatto. Comunque, se vi sono utili questi nostri video, per favore fatecelo sapere. E se volete altri, Se fatelo volete sapere. altri, se volete, infatti stavamo pensando di fare un altro video, visto che parliamo di sudorazione, invece del deodorante, che cosa si può usare al posto del deodorante? Esatto. Che è una miscela naturale che la mamma mi ha fatto, che ho provato e funziona alla perfezione, oltre che rende le ascelle anche bianche. Come abbiamo Questo già sarà detto, un altro video. esatto, come abbiamo già detto, noi tutto quello che vi consigliamo lo proviamo perché Esatto. non lo so, noi ci troviamo meglio così, anche per essere più sincere e più oneste. Esatto. E niente. E niente. Take it easy. Take it slow. E ci Goodbye. vediamo. Ciao.